Salve a tutti, sono Francesco Tecchio e in questo video parleremo dei calcoli formato. I calcoli formato sono stati introdotti in FileMaker Pro 20.2. Da allora sono diventati molto popolari e permettono di inserire calcoli direttamente nel layout senza la necessità di campi calcolati. Creare un calcolo formato è molto semplice. Basta andare in modalità formato scheda, cliccare in alto su Inserisci, scorrere fino a calcolo formato e nella finestra di calcolo che ci viene mostrata inserire il calcolo da noi richiesto. Nel nostro caso il conteggio del numero dei contatti del cliente. In questo caso stiamo conteggiando gli ID del recapito relazionato al cliente. Come possiamo vedere otteniamo questa stringa di testo contenente il nostro calcolo formato. In questo caso vediamo 3 contatti disponibili in quanto la creazione tra tabelle all'interno della relazione è attiva. Se la disattivassi risulterebbero 2. I vantaggi dei calcoli formato sono diversi e tutti molto utili per migliorare le prestazioni della soluzione. Prima di tutto la semplicità di sviluppo. È facile rendere il layout dinamico e accattivante in poco tempo. Inoltre, grazie ai calcoli formato, è possibile avere meno campi calcolati. Questo è infatti uno dei benefici più importanti. Usare i calcoli formato in modo intelligente ti permette di ridurre il numero di campi calcolati che, come sappiamo, possono avere un impatto rilevante sulle prestazioni di FileMaker. Come ultimo vantaggio, la compatibilità con tutte le modalità di FileMaker. I calcoli formato funzionano perfettamente in tutte le modalità di utilizzo: usa, trova, anteprima e stampa. Questo ti assicura che i tuoi dati siano sempre visualizzati, ricercati e stampati in modo coerente. Ovviamente però i calcoli formato hanno anche degli svantaggi. I dati calcolati non vengono indicizzati e non sono contenuti in un campo fisico, di conseguenza non si possono usare per fare ricerca. Il calcolo avviene solo a livello di interfaccia, cioè quando il layout è visibile, quindi niente da fare se si vuole utilizzare quest'ultimi negli script. Inoltre non sono facili da riutilizzare. Spesso i calcoli formato infatti sono legati ad un layout specifico e non si adattano facilmente ad altri contesti. Vediamo ora un esempio reale di utilizzo dei calcoli formato. Come possiamo vedere in questa soluzione di gestione dei messaggi inviati al cliente, subito appena entrati veniamo salutati da un calcolo formato che riconosce il nostro utente e successivamente ci viene notificato quanti messaggi sono in attesa di risposta dal cliente. Qua nell'elenco possiamo vedere a destra le prime righe della descrizione del cliente. Con un calcolo formato prendiamo le prime n parole in modo da avere una UI più pulita e gradevole, senza avere la necessità di inserire il campo in descrizione nella sua interezza, che potrebbe avere al suo interno una descrizione troppo lunga e verbosa. Entrando nel dettaglio utente possiamo vedere il numero totale di messaggi che ci viene restituito, come fatto prima nel file di template, da un conteggio dei record correlati. Il calcolo formato viene usato anche per indicare i giorni passati dal contatto col cliente. In questo caso viene fatta una differenza tra la data corrente e la data del messaggio che è stato inviato al cliente. Inoltre, come è stato fatto nell'elenco, è possibile alleggerire la UI riportando solo un estratto della descrizione, magari dando la possibilità di accedere alla descrizione completa servendoci di un popover, come in questo caso. Andando invece alla card di entrata che avete visto in entrata del file, possiamo vedere come un calcolo formato può contenere anche calcoli molto complessi, come QueryLDB. In questo caso stiamo richiedendo al database il conteggio dei messaggi che non hanno ricevuto risposta da parte del cliente. Per concludere, se vi trovate nella situazione in cui pensate vi serva un campo calcolato per mostrare un'informazione,
Prima di alterare lo schema del database, provate ad utilizzare i calcoli formato, potreste rimanere piacevolmente sorpresi.